Bene, dopo aver inquadrato il patrimonio archeologico e il patrimonio storico all'interno di una grande categoria che è quella delle risorse o beni comuni, adesso vediamo meglio queste distinzioni, per comprenderne meglio il ruolo nella società, anzitutto analizziamo più da vicino la categoria che è comunemente intesa come categoria dei beni comuni, che in realtà vediamo va articolata in almeno quattro categorie determinate da due coppie di attributi, che sono la rivalità o la non rivalità e la escludibilità e la non escludibilità. I concetti dovrebbero essere abbastanza semplici da capire. La rivalità significa che se una cosa la utilizzo io non la puoi utilizzare tu. La non rivalità significa che possiamo utilizzarla contemporaneamente un numero diciamo indeterminato di persone. L'escludibilità e non escludibilità è determinata dal fatto se possiamo escludere qualcuno dall'utilizzo di questo bene o insieme di beni, cioè la possibilità effettiva di escludere qualcuno dal suo utilizzo. Se prendiamo per un attimo, escludiamo da questo discorso subito i beni privati, perché sono quelli che, essendo rivali ed escludibili, diciamo, in realtà sono assoggettati ad un regime particolare. Del resto la stessa radice del termine privato, che viene da privare, rimanda a un concetto di sottrazione, cioè il fatto che queste cose sono state sottratte a, diciamo, alla collettività, per usare questo termine. E infatti sostanzialmente sono quelle cose che noi possiamo, se possediamo noi non lo possiede un altro, e se la usiamo noi non la utilizza un altro. E tutti gli altri invece in qualche modo rimandano ad una nozione collettiva, e sono queste altre tre categorie: i beni di club, i beni comuni e le risorse comuni. Dunque i beni comuni, diciamo sempre intesi in senso generale, sono qualcosa di condiviso da un gruppo di persone, ma questa condivisione non avviene sempre nello stesso modo. E per esempio dobbiamo distinguere il bene comune come sistema di risorse condivise, che è un concetto diciamo teorico, e il bene, o meglio la proprietà comune, come regime giuridico. E bisogna dire che per la proprietà comune esiste un sistema di norme che è abbastanza articolato, che consente di gestirla. E perché ci sia la proprietà comune deve avere alcune caratteristiche, cioè deve prevedere quote uguali, tranne che non sia indicato in maniera esplicita, in maniera diversa. Le quote possono essere vendute, e questo è estremamente importante, i costi sono ripartiti e i benefici anche sono ripartiti. Quindi la proprietà comune in realtà altro non è che una particolare forma di proprietà privata, perché sostanzialmente la cosa più importante forse, anzi le cose più importanti sono due: il fatto che le quote possano essere vendute e il fatto che queste quote siano uguali e chiaramente identificabili, cioè le due cose vanno insieme naturalmente, perché essendo le quote chiaramente identificabili, esse possono essere vendute. Cioè se noi siamo proprietari in 10 di una casa, ovviamente ognuno di noi è proprietario pro quota di un decimo, ma questo decimo, che è chiaramente espresso con un atto, può essere venduto a una undicesima persona che subentra alla decima, oppure può essere venduta a una delle altre 9. Quindi a questo punto il bene sarà diviso in 9 quote, di cui però una sarà costituita dalla somma delle due, cioè quindi una persona sarà, dei 9 sarà proprietaria di 2 decimi, e così via. Quindi è in realtà una forma di proprietà privata divisa in quote uguali e chiaramente identificabili. I beni di club sono una questione un pochino più complessa, perché anzitutto vengono chiamati così per un nome che gli diede uno studioso di economia, che poi tra le altre cose fu anche premio Nobel, e sono una specie di classe intermedia tra beni pubblici e beni privati, e devo dire hanno una natura che non sempre è chiarissima, cioè ovviamente essendo una categoria che sta a metà fra due grandi classi molto più facilmente identificabili, ha degli aspetti a volte che sfuggono. Diciamo che hanno, come i beni pubblici, gli elementi di consumo congiunto, cioè possono essere utilizzati da più persone
contemporaneamente, però sono caratterizzate da la possibilità di esclusione che è determinata essenzialmente da costi, cioè sono risorse per il cui accesso si paga una quota. Come avviene questa cosa che sembra abbastanza complicata? In realtà esiste un esempio abbastanza semplice: le associazioni senza scopo di lucro, che ne sono un esempio, che sostanzialmente costituiscono un gruppo ristretto di soggetti che condividono i costi di produzione e la fruizione del bene prodotto, qualunque esso sia. E naturalmente per entrare in questo gruppo ristretto, cioè in questo club, che può essere appunto un'associazione senza scopo di lucro, si paga una quota e questo ne determina la escludibilità. E infatti le associazioni hanno una caratteristica che va tenuta a mente, e cioè che la proprietà è indivisibile fra i soci. Questa è la prima cosa, cioè a differenza della proprietà comune, in un'associazione senza scopo di lucro, i beni dell'associazione non possono essere divisi fra i soci al momento dello scioglimento. Questo deve essere scritto nello statuto, ma è una caratteristica che è necessaria perché un'associazione venga riconosciuta come tale. E gli utili non possono essere distribuiti, e questo è un altro aspetto essenziale, cioè se noi svolgiamo una qualunque attività sotto forma di associazione senza scopo di lucro e a chiusura dell'esercizio abbiamo un utile di 10.000 euro, siamo 10 persone, 10 soci, in una società che ha un regime diverso si potrebbero distribuire 1.000 euro a testa come utili a fine anno. In un'associazione senza scopo di lucro non è possibile, ma questi 10.000 euro vanno utilizzati poi nell'esercizio successivo per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque vanno a costituire il patrimonio dell'associazione. Questo patrimonio allo scioglimento non può essere appunto venduto perché le quote non sono divisibili, a differenza di una proprietà comune, e va devoluto a delle associazioni con finalità analoghe oppure per finalità di pubblica utilità, cioè per esempio il patrimonio può essere devoluto ad un ente pubblico. Quindi sostanzialmente in questo caso gli associati non sono soci pro quota. Questa cosa è una cosa estremamente importante che vi prego di ricordare perché, giusto per memoria, faccio presente ad esempio che un'associazione come l'Arci, per esempio, che di fatto avrebbe, sicuramente ha una funzione, ha delle attività anche di tipo economico notevoli, però tutto sommato è caratterizzata dal fatto che se domani si scioglie il suo patrimonio non può essere venduto, ma anche c'è una ragione anche piuttosto semplice, perché se voi conoscete il sistema di tesseramento Arci, naturalmente è anche impossibile sapere al momento dello scioglimento quanti sono realmente i soci, mentre in una proprietà comune i soci devono essere chiaramente identificati e iscritti in un apposito atto. Poi ci sono i beni non escludibili e non rivali, che hanno a loro volta una caratteristica particolare, cioè sono quelli che vengono considerati beni comuni veri e propri, che sono gli unici che sono caratterizzati insieme dagli due attributi della non rivalità e non escludibilità. E quindi sono anche detti beni comuni puri, perché sono gli unici che presentano le vere caratteristiche di un bene comune, che dovrebbe essere la non escludibilità e la non rivalità. Quindi a nessun membro della comunità può essere impedito di usarne e più persone possono usarlo contemporaneamente. Naturalmente sono anche indivisibili, cioè non è possibile dividerlo in parti, questo bene, e quindi queste caratteristiche sono quelle che determinano il bene, un vero e proprio bene pubblico puro, un bene comune puro. Altrimenti, secondo le varie classificazioni, l'altra categoria è quella che viene definita risorse comuni. Le risorse comuni sono quindi beni economici che sono indipendenti da diritti di proprietà particolare, ma hanno la caratteristica di essere dei beni, avere una caratteristica economica ben identificabile. Per cui, per esempio, in questo caso noi vediamo sono state inserite aree di pesca, boschi e miniere, cioè sono cose che hanno una utilizzazione economica. Tuttavia, malgrado abbiano questa natura economica, sono però indipendenti dai diritti di proprietà particolari, per cui nessun membro della comunità è realmente proprietario di una quota di questi beni.
Allora, questo naturalmente crea una serie di difficoltà nell'utilizzo e sono, diciamo, se vogliamo, i beni che sono stati più oggetto di attenzione per comprendere i motivi per cui spesso i sistemi di beni comuni, sotto la pressione antropica soprattutto, possono andare in crisi, e questo naturalmente lo vediamo fra un attimo.